Se festeggiamo un compleanno o se c'è una ricorrenza, quale cosa migliore che preparare con le nostre mani in casa una torta per celebrare? Certo è molto più semplice andare in pasticceria e comprarla già bella e fatta, ma credetemi, è proprio tutta un'altra cosa. Il pan di Spagna che faccio oggi viene fatto seguendo quella che è la ricetta originale. L'unica cosa è che al posto della farina di grano utilizzo la farina bianca di farro. Il farro comunque è un cereale appartenente alla famiglia delle graminacee, però è più saporito e sicuramente è un prodotto più salutare. E per fare la crema pasticcera impiegherò il latte d'avena invece che il latte di mucca. Poi la vado a guarnire secondo quello che è il mio estro, un po' di fantasia e ognuno naturalmente la può addobbare come vuole. Andiamo a vedere. La ricetta del pan di Spagna è veramente molto semplice e io cercherò di farlo sporcando il meno possibile. Per ogni uovo abbiamo bisogno di un cucchiaio di zucchero e un cucchiaio raso di farina. I tuorli delle uova vanno montati con lo zucchero, poi si aggiunge la farina e successivamente, poco prima di mettere in forno, possiamo montare i bianchi, quindi gli albumi delle uova, a neve fermissima. Quindi andiamo a fare il pan di Spagna e vedrete che è molto semplice. Quando apriamo le uova facciamo attenzione a non rompere il tuorlo, perché gli albumi devono essere assolutamente privi di tracce di tuorlo, altrimenti non si riescono a montare a neve ferma. Uniamo i 7 cucchiai di zucchero e lavoriamo. Possiamo unire la farina e continuiamo a mescolare. Adesso montiamo gli albumi a neve. Se mettiamo un pizzico di sale, questa operazione sarà molto più semplice. E andiamo con la frusta. E adesso uniamo le chiare a neve. Facciamo molta attenzione in questa operazione a non far smontare gli albumi, quindi dobbiamo mescolare delicatamente dal basso verso l'alto. Uniamole a poco alla volta. È bello bianco e spumoso e adesso possiamo metterlo nella teglia. Impiego uno stampo con il fondo rimovibile e anche un disco di carta da forno e la possiamo mettere dentro.
Livelliamo un pochettino. Scuotiamola dolcemente sul piano, questo per farla assestare per bene, e adesso possiamo metterla in forno. Per fare la crema pasticcera facciamo anche questa molto velocemente, la faccio cuocere a microonde, quindi non devo stare vicino al fornello a girare. Utilizzerò anche la stessa ciotola che ho impiegato per il pan di Spagna, tanto gli ingredienti sono gli stessi: uovo, farina e zucchero, quindi diciamo possiamo tranquillamente mettere qui dentro. Quindi ci mettiamo la farina, tutto insieme, lo zucchero, le 2 uova. Io utilizzo le uova intere, non ha senso utilizzare solo i rossi per fare la crema, viene buona lo stesso e comunque è sempre sostanza, il bianco dell'uovo comunque è ricco di proteine. E ci mettiamo mezzo litro di latte d'avena. Utilizzo il latte d'avena e non il latte di mucca per il problema del lattosio, quindi se c'è qualcuno che è intollerante al lattosio è meglio utilizzare un latte vegetale. Quindi mettiamo anche questo all'interno. E poi frulliamo. E ora la crema la andiamo a mettere nel microonde a 450 watt per 10 minuti. Dopo 10 minuti la crema è pronta, così si presenta, è abbastanza densa, andiamo a frullarla. Quando è ancora calda ci aggiungiamo un bicchierino di rum. Ed ora che è diventata bella liscia andiamo ad aggiungere la scorza del limone. Ora la crema va mescolata di tanto in tanto fino a quando non si è perfettamente raffreddata. E adesso prepariamo lo sciroppo. In questa pentolina mettiamo l'acqua e lo zucchero. E facciamo sciogliere lo zucchero sulla fiamma. Lo sciroppo bolle, facciamolo bollire per 5 minuti, poi spegniamo, lo facciamo intiepidire e aggiungiamo il rum. E ora con lo stuzzicadente facciamo la prova dello stecchino. Deve risultare perfettamente asciutto, se è perfettamente asciutto il pan di Spagna è cotto. Io utilizzo un coltello a seghetto per iniziare il taglio lungo il bordo. Per tagliare il pan di Spagna abbiamo bisogno di un coltello lungo per fare un taglio preciso. Quindi iniziamo dal bordo e piano piano andiamo a tagliare. Bagniamo. Bisogna bagnare abbondantemente. Mettiamo la crema.
E ora mettiamo le scaglie di mandorla. E anche questo lo andiamo a bagnare con la bagna. Abbiamo ancora tanta crema, distribuiamola sulla torta e anche sul margine. Le scaglie di mandorle le andiamo a mettere lungo il bordo della torta. Mettiamo un po' di granella di mandorla. Dei corallini colorati. Ancora delle ciliegie. Queste le mettiamo intere. E la torta è pronta.